Bentornati sul canale. In questo tutorial modelleremo una fibbia con ardiglione in Rhino. Il livello ideale per seguire con facilità le istruzioni è intermedio, anche se l'oggetto è particolarmente semplice. In ogni caso, consiglio ai meno esperti di guardare altri video presenti sul canale per padroneggiare gli strumenti di base che vengono utilizzati in questo esercizio. Cominciamo. Iniziamo a disegnare la fibbia sulla vista superiore. Possiamo usare il rettangolo per il centro. Indicherò il centro in 0,0. Dopodiché segnerò come larghezza interna 31 mm e come altezza 60 mm. Posso rinominare il layer come curve 2D e posso andare a disegnare la parte esterna della mia fibbia con lo stesso comando rettangolo per il centro è in 0,0. Stavolta la larghezza ipotizziamo che sia 5 mm in più per ogni lato, quindi 5 più 5 fa 10, più 31 fa 41 mm, mentre l'altezza è quella definitiva di 60. A questo punto posso spostare verso il basso il rettangolo interno della misura che avrà questa parte superiore della fibbia, diciamo meno 8 mm. Posso selezionare tutto, usare il comando trim e cancellare la parte interna. Andiamo a fare un rapido controllo. Abbiamo 41 mm per 60 mm. Vado a ingrandire le quote. La misura interna è 52 mm, essendo questa 8 mm. Questa misura è 5 mm. Questa misura è 31 mm. Posso crearmi, se mi serve mantenere le misure, un layer che posso chiamare quote o dimensions. Posso andare a spostare
questi oggetti su questa parte. Per completare la forma del mio oggetto posso andare a realizzare dei fillet sugli spigoli principali. Userò per l'esterno un fillet di raggio 4, ad esempio, e per quelli interni un fillet di raggio 2. Se voglio tenere traccia delle mie misure, posso prendere la quota raggio e andare a isolarla. Posizionerò anche queste due quote sul livello DIM. A questo punto posso nascondere le quote e andare a estrudere il mio oggetto. Da notare che in questo momento le curve non sono unite. È più comodo selezionare tutto e unirle. Per il momento disattivo il comando registra storia e tutte le opzioni perché non ne ho bisogno. In Rhino 7 l'estrusione tramite Gumball, per esempio di 6 mm, crea un oggetto aperto. In Rhino 8 è invece possibile creare un oggetto chiuso. In questo tutorial stiamo usando Rhino 7, quindi utilizzeremo un altro comando per l'estrusione solida, che è esattamente estrudi curva planare chiusa. Disattivo l'opzione due lati, quindi tengo un solo lato, e verso l'alto estruderò di 6 mm. Come si vede, l'oggetto è solido e selezionandolo Rhino dice che c'è una estrusione chiusa. Posso creare un nuovo layer e chiamarlo 3D. E posso posizionare questo oggetto su questo layer. A questo punto posso disegnare il ponticello. Per farlo in modo molto rapido posso sfruttare alcune proprietà geometriche di questo oggetto. Prendo il comando cerchio tangente a tre curve. Selezionerò la prima curva, la seconda curva e la terza curva. In questo modo ho ottenuto molto rapidamente un cerchio nella posizione voluta. Dopodiché posso andare a tracciare un cilindro utilizzando soltanto lo snap centro. Per proseguire mi posiziono sulla vista laterale e vado a scegliere il diametro, che in questo caso sarà di 2 mm, e per completare il comando con lo snap
vicino andrò a tracciare il mio ponticello. Nel caso in cui l'oggetto risultasse troppo piccolo, come in questo caso, posso fare diverse operazioni, probabilmente la più rapida è quella di rifarlo. Prenderò quindi il comando centro, da questa parte anziché 2 metterò un diametro di 3 e con lo snap vicino andrò a selezionare il mio oggetto. A questo punto andrò a disegnare il mio ardiglione. Per fare questo mi metterò nuovamente sulla vista laterale. Attiverò lo snap centro e lo snap proietta. Andrò a tracciare un cerchio che abbia lo stesso centro del ponticello e stavolta un diametro leggermente maggiore del cerchio. Quindi per esempio 3.2, in modo che l'ardiglione abbia la possibilità di ruotare intorno al ponticello, oppure se voglio un maggiore margine 3.4. Traccio a questo punto in maniera libera, a mano libera e senza snap, traccio la forma approssimativa che avrà il mio ardiglione. Tolgo anche orto. Comincio a verificare che la figura abbia la forma voluta dall'alto. Notare che la linea è stata tracciata sull'asse Y poiché avevamo attivo lo snap proietta e abbiamo disegnato l'oggetto con il baricentro nell'origine degli assi. Posso nascondere l'oggetto 3D che in questo momento potrebbe infastidirmi. Posso cancellare questo cerchio perché non mi serve e posso andare a definire la parte che sarà aperta del perno dell'ardiglione. Diciamo che orientativamente vorrò un'apertura qua. Ok, quindi avrò questo oggetto che potrà essere posizionato da qualche parte, qui, o in un punto specifico, ad esempio nel quadrante, e quest'altro oggetto di taglio. Seleziono queste due curve, prendo il comando tronca e cancello il mio oggetto. Posso cancellare questa linea. Qua risulta chiaro che c'è un angolo. Voglio mettere questo oggetto in continuità con il cerchio e quindi prenderò il comando di aggiusta la curva rispetto ad un'altra, match. Questa è la curva da modificare, questa è la curva sulla quale andare a modificare. Fate attenzione perché, ad esempio, l'opzione curvatura genera un risultato
non adatto al nostro scopo. Quell'opposizione non fa nessuna modifica, ovvero non c'è una continuità di tangenza, mentre questo è il risultato che noi vogliamo. Posso attivare l'opzione unisci in modo da avere una curva intera. A questo punto andrò a decidere qual è lo spessore del mio ardiglione. Nel nostro esempio ipotizziamo che ci sia uno spessore di 1,5 mm. Andrò poi a chiudere il profilo del mio ardiglione usando lo snap fine. Andrò poi a unire questo profilo. Ipotizziamo che il nostro ardiglione sia piatto e andiamo ad estruderlo da entrambi i lati per una larghezza predefinita oppure per una larghezza maggiore rispetto a quella che vogliamo ottenere. Se noi vogliamo ottenere ad esempio una larghezza di 3 mm o 4 mm, faremo un ardiglione in questo caso di 12 mm, perché 6 verrà portato sia da una parte che da un'altra. Perché ho fatto questa operazione? Perché in questo esempio voglio andare a modificare la forma del mio oggetto proiettandoci una forma diversa da quella rettangolare o da quella che si può ottenere con un fillet. Quindi andrò a disegnarmi una linea ad esempio una linea di questo tipo. Andrò a specchiarmi la linea sull'asse 0,0 e andrò a collegare queste due curve con una curva blend 0,2. In questo caso sceglierò per entrambi i vertici, gli estremi della linea, sceglierò la opzione curvatura. Userò anche trim e unisci. A questo punto posso unire anche questa parte inferiore dell'oggetto e unire tutte le curve. Sposto per maggiore chiarezza l'oggetto più in basso. Andrò a questo punto a estrudere il mio oggetto da una sola parte in modo da ottenere questo solido. A questo punto, se seleziono entrambi gli oggetti e utilizzo l'operazione booleana intersezione, torno indietro e controllo che le opzioni siano corrette.
delete input sì, otterrò l'intersezione tra questi due oggetti. Questa è esattamente la forma dell'ardiglione che volevo. Mostro anche questo. La fibbia è praticamente completata, anche se è possibile fare ulteriori lavorazioni di dettaglio. Per esempio, possiamo selezionare, consiglio sia le curve che la superficie dell'ardiglione, e andare a ruotare il nostro oggetto in modo che entri dentro alla fibbia. Quindi prenderò lo snap centro, toglierò lo snap orto e userò il comando ruota 2D. Prenderò il centro dell'oggetto, dopodiché andrò a ruotare il mio ardiglione fino al risultato desiderato, che potrebbe essere questo. Come si nota, l'ardiglione affonda dentro la fibbia. A questo punto è possibile, prima di procedere con ulteriori operazioni booleane o fillet, è possibile piegare la nostra fibbia. Quindi, per prima cosa, trasferisco anche l'ardiglione nel layer 3D. Lo rendo attivo e nascondo le geometrie bidimensionali. Mi sono dimenticato di trasferire anche questo oggetto, il ponticello, nel layer 3D. Andrò a disegnarmi lateralmente la forma che voglio fare assumere al mio oggetto. Quindi torno sul layer curve 2D, mantengo project attivo, questa volta utilizzo lo snap medio, prendo una linea e vado dal punto medio, orto attivo, al punto medio, disegnando questa linea. Dopodiché faccio una nuova linea, sempre dal punto medio, indicando l'altezza di piegatura di questo oggetto, che in questo caso potrebbe essere, ad esempio posso attivare lo snap griglia 1, 2, 3 mm o, per renderlo più visibile, 4 mm. A questo punto vado a disegnare un arco per 3 punti in cui traccerò inizio, fine e punto sull'arco. Userò lo snap fine, prendo il comando e gli dirò inizio, fine, punto sull'arco. Quindi questa sarà la curva di riferimento e questa sarà la curva di destinazione della mia trasformazione. A questo punto userò il comando adatta lungo la curva. Selezionerò questa superficie e questa superficie, invio, dopodiché dirò che questa è la curva di partenza e il cerchio è la curva di destinazione. Come si vede, ho ottenuto un secondo oggetto piegato. Torno indietro per maggiore chiarezza. Consiglio, prima di fare questa operazione,
consiglio di creare un nuovo layer e chiamarlo piegato o definitivo. Piegato o anche definitivo o col nome della fibbia. Di posizionarci su questo layer e di ripetere il comando in questo modo. Questo oggetto, questo oggetto, questo oggetto. Dopodiché diremo che questa è la curva di partenza. Scusate, ho sbagliato comando. Allora, per chiarezza mi metto in modalità semitrasparente, prendo il comando e dico questo oggetto e questo oggetto. La curva di partenza lo invio, la curva di base è questa, la curva di destinazione è questa. A questo punto prendo gli oggetti deformati e li porto direttamente sul nuovo layer. Nascondo gli altri layer e ho ottenuto il mio oggetto finale. Per correttezza, poiché tutti gli oggetti hanno subito una deformazione, anche il cilindro ha subito una leggera deformazione. Il mio consiglio è, in casi come questi, di non preoccuparsene perché è sostanzialmente irrilevante. Ma nel caso si dovesse verificare una deformazione particolarmente pesante, consiglio di rifare lo stesso comando che abbiamo fatto, la stessa procedura che abbiamo fatto prima, cioè un cerchio per 3 tangenti, dopodiché un cilindro per il centro, disabilitare project, ok, con il diametro 3 che avevamo fatto prima e estrudere sostanzialmente il cilindro. Come vedete non lo faccio in questo caso perché non ce n'è bisogno. A questo punto dobbiamo procedere con i dettagli. Per prima cosa è molto probabile che vogliamo rendere gli spigoli più morbidi. Quindi, come prima operazione, vado a fare un fillet bordi con un raggio, possiamo provare in questo caso di 3 per la parte esterna, e vado a cliccare i miei oggetti. Invio e invio. Ho ottenuto un risultato molto morbido. Per la parte interna, considerando anche che ho già applicato un fillet, voglio applicare un fillet più piccolo. Vediamo se 1.5 riesce a entrare in questa parte. Il risultato è molto buono. Voglio fare un fillet anche nella parte di sotto e voglio anche che venga stondato un po' questa parte inferiore. Quindi stavolta prenderò il solito comando fillet, proverò con un raggio di 1,5, può andare bene anche in questo caso, però utilizzerò
la catena delle facce. Quindi dirò solo questa faccia, invio, invio, ed ancora invio. E anche in questo caso il risultato è molto buono. Ora dovrò andare a ricavare la sede per l'ardiglione. Prima di fare questo, come avete visto, sto controllando che i fillet siano compatibili con il diametro del ponticello e nel nostro caso siamo stati fortunati ed è compatibile. Ok, come posso ricavare molto rapidamente la sede dell'ardiglione? Forse la strada più veloce in questo caso è copiarsi l'oggetto. CTRL C, CTRL V, nascondere uno dei due e, per esempio, dalla vista superiore andare ad allargare di un po' il nostro ardiglione. Per esempio 1.1 significa del 10%. Nella stessa maniera posso spostare o allargare, anche in questo caso, meglio ancora, in questa dimensione, sempre magari del 10% il nostro oggetto. Notate che il 10% su una misura orizzontale più piccola di quella verticale ha un effetto molto minore, quindi non è accettabile in questo caso. Quindi l'idea potrebbe essere o usare una scala molto minore, oppure andare a spostare di qualche decimo l'oggetto verso l'alto, per esempio di 3 decimi. Ok, proviamo se quanto fatto è sufficiente. Andiamo a fare una differenza booleana. Da queste superfici, delete input sì, togliamo questo oggetto. Come si può vedere è stata creata un'impronta. Tiro fuori il mio oggetto e vedo che effettivamente è compatibile con la forma dell'oggetto. Lo nascondo nuovamente per fare alcune considerazioni. Questa cosiddetta impronta potrebbe essere ulteriormente addolcita. Per esempio, potremmo provare a fare dei fillet molto sottili. Lo faccio a titolo di esempio, ma non consiglio di farlo perché le dimensioni reali dell'oggetto sono molto piccole. L'oggetto più o meno si presenterà in questo modo. E quindi questo tipo di lavorazione non è apprezzabile. Inoltre, sull'oggetto reale, le lavorazioni meccaniche faranno in modo che lo spigolo diventi molto morbido. In ogni caso facciamo una prova per vedere qual è il margine di manovra. Prenderò un raggio molto piccolo, in questo caso, per esempio di 0.5, e andrò a vedere quello che succede. Posso anche provare ad applicarlo a tutti questi bordi, ma molto probabilmente fallirà. Come vedete il risultato è scarso. Quindi per ottenere un risultato apprezzabile si dovrebbe andare a applicare una prima volta questo raggio, ma si dovrebbe andare a ridurlo a 0 nelle parti iniziali e finali e ad aggiungere un handle nel punto medio a 0,5. In questo caso mi aspetto
un risultato migliore di prima. E infatti è un risultato piuttosto accettabile. Ripeto, è un dettaglio talmente piccolo che non conviene, secondo me, andare a fare troppe lavorazioni, ma se richiesto è possibile farlo. Alla stessa maniera, magari con un raggio più piccolo, per esempio di 0,2, si può andare ad applicare anche su questo spigolo e andare ad ammorbidire la parte di battuta. Scopro il mio oggetto. A questo punto mi rimane da ammorbidire anche la parte dell'ardiglione. Quindi posso applicare un fillet un po' più sensibile, magari almeno di 0,5 su una catena di facce, magari questa di sopra e questa di sotto. E ho ottenuto un ardiglione piuttosto morbido. A questo punto si può unire il ponticello al corpo della fibbia, ma consiglio di farlo soltanto se è necessario per la fase di stampa 3D, perché in caso di modifiche successive potrebbero esserci dei problemi ad applicare operazioni come il fillet, operazioni booleane e quant'altro. Andiamo a fare una valutazione della qualità della superficie, quindi andiamo a fare un'analisi delle superfici con una mappa ambiente e si può apprezzare che l'oggetto è piuttosto morbido e ben definito. È possibile ora realizzare un rapido rendering per vedere l'effetto di un materiale realistico. Quindi andiamo nella visualizzazione renderizzata, dopodiché selezioniamo tutti gli oggetti, andiamo a creare un nuovo materiale, in questo caso metallo, e andiamo a assegnare il materiale agli oggetti. Seleziono gli oggetti stessi e vedo come può risultare il mio oggetto finale. Il computer che sto usando non ha una scheda grafica dedicata all'accelerazione 3D, quindi le prestazioni sono scarse. Consiglio di usare computer con una GPU molto potente. In ogni caso, con un po' di pazienza, si può andare a fare qualche modifica di materiale. Da notare che nell'ambiente rendering ho impostato le seguenti configurazioni. La parte di sfondo è in colore solido, bianco, è attivo il ground plane, cioè il piano d'appoggio che poi genera l'ombra. Per le riflessioni uso un ambiente che si chiama Office e per la luce del cielo utilizzo un altro ambiente che si chiama Gem Studio. Potete provare diversi ambienti e vedere l'effetto che fa.
nel mio caso è sufficiente questo, considerando anche che come si può vedere, che la scheda grafica non è adatta per prestazioni elevate. Bene, con questo è tutto. Spero che il tutorial sia utile e vi rimando al prossimo video. Saluti.